Ciao e bentornato al Max Segnale. Sicuramente avrai visto dei titoli come questi, o se non li hai visti, molto probabilmente ne avrai sentito parlare, delle vincite milionarie al Super Enalotto. Probabilmente avrai parlato con qualcuno, o avrai avuto modo di confrontarti, sentendo le più disparate strategie su quale sia il modo migliore di giocare e su come tanti abbiano trovato il modo di vincere. A me è capitato spesso. Come studente di matematica e anche dopo mi veniva detto proprio siccome tu sei matematico, perché non mi dici come vincere al Super Enalotto? Al netto dell'ovvia risposta che se sapessi come vincere al Super Enalotto, vincerei al Super Enalotto, e sì, te lo potrei anche dire, ma a quel punto non avrebbe più senso, la risposta che davo era non giocare. Ma in che senso non giocare? Perché devo rispondere non giocare? Ci sono persone che hanno vinto. Perché dovrei dirti non giocare? In che senso non ti conviene? Questo è quello che cercheremo di spiegare oggi, ma prima di iniziare vi ricordiamo che se volete supportare il Max Segnale potete farlo anche solo mettendo un like al video, iscrivendovi al canale se ancora non l'avete fatto e attivando le notifiche, o condividendo questi contenuti con persone che pensate possono essere interessate. Se invece volete supportarci in maniera diretta, tramite il tasto Super Grazie da poco messo a disposizione da YouTube potete offrirci un caffè virtuale. Ma ora, cominciamo! Prima di vedere il perché non abbia senso giocare, cerchiamo di capire di che gioco stiamo parlando, perché probabilmente tutti conoscete il Super Enalotto, ma fa bene ripassare un attimino le regole del gioco. Noi ci interessiamo della versione classica, quindi quella senza il numero Superstar, che è un'altra versione di gioco. Quando voi giocate al Super Enalotto, di fatto avete una schedina con i numeri dall'1 al 90 e dovete scegliere 6 di questi numeri. Dopodiché viene fatta un'estrazione e vengono estratti 6 numeri più un settimo numero che viene chiamato numero jolly. Se voi riuscite a fare alcune combinazioni, cioè sono stati estratti alcuni dei numeri che voi avete scelto, vincete un determinato montepremi. Inoltre in realtà è anche prevista una vincita immediata al giocare della schedina se avete certi requisiti, ma in questo video terremo ovviamente in considerazione questa vincita, ma non entreremo nel dettaglio tecnico. Facciamo un paio di esempi. Supponiamo di aver giocato questi 6 numeri e che questi siano gli estratti. In questo caso, come vedete, abbiamo beccato 2 dei numeri e quindi questa è una configurazione vincente. In quest'altra configurazione abbiamo beccato addirittura 5 dei numeri estratti e quindi ovviamente abbiamo vinto molto di più. In questa configurazione, che è pressoché identica, abbiamo fatto i 5 numeri di prima, ma abbiamo centrato anche il sesto numero, che però è stato estratto come numero jolly. Questo vuol dire che non facciamo il 6, che normalmente dà tantissimi soldi, ma facciamo il 5 più 1, che comunque così pena non fa, anche se non è il 6. Questo è per spiegare come funziona il jolly, che di fatto serve per fare questa particolare combinazione di 5 più 1. Ok, queste sono le combinazioni vincenti, ma quanto vinco? In realtà dipende, non è così facile da dire, perché il montepremi viene ripartito secondo queste percentuali tra i vari premi. Inoltre il 6 continua ad aumentare, quindi al montepremi della volta precedente viene aggiunta la quota della giocata successiva. Questo fa sì che non ci siano dei valori fissi, ma per fare i nostri conti ci basiamo su quelli che sono dichiarati come i valori medi delle vittorie delle varie combinazioni. Questo tranne per il 6, che purtroppo, avendo questa problematica di continuare ad aumentare, ha delle grossissime fluttuazioni, ma per convincerci che non ha senso comunque giocare, andremo a considerare come montepremi quello più alto mai vinto con il 6. Questo. Bene. Ora abbiamo tutti i dati necessari per poter andare a esplorare un po' di più quel non ti conviene giocare. Siete in giro per strada e un losco figuro vi si avvicina e vi porge un dado, il classico dado a 6 facce, e vi dice: lanciate questo dado, io vi darò tanti euro, quant'è il valore che otterrete. E voi ovviamente dite, vabbè, non ho niente da perdere, prendo il dado e lo lancio. Ma proprio nel momento in cui state lanciando il dado, la persona vi blocca il braccio e vi dice: ehi, prima devi pagare per giocare. La domanda è: quanto siete disposti a pagare? Cioè,
Qual è in qualche modo il valore soglia oltre il quale non accettereste di pagare? La risposta potrebbe sembrare soggettiva, anche se in realtà ci sono dei vincoli abbastanza ovvi. Per esempio, se costasse da 1 euro in giù giocheremmo tutti, perché tanto alla peggio vinceremmo 1 euro, se facciamo 1 se non vinciamo di più, così come nessuno giocherebbe pagando più di 6 euro, perché alla peggio vinceremmo 6 euro facendo il 6. Quindi sicuramente dobbiamo stare in quel range, ma quant'è il valore corretto? E cosa vuol dire valore corretto? In qualche modo il valore giusto dovrebbe essere quel valore per cui se noi continuassimo a giocare all'infinito contro questa persona, alla lunga pareggiamo, cioè usciamo con gli stessi soldi che avevamo all'inizio. Quindi pago per giocare, lancio il dado e vinco un tot, poi pago per giocare, lancio un dado e vinco un'altra quantità e così via, e giocando infinite volte vorremmo uscire alla pari, perché ovviamente il gioco non deve essere sbilanciato né dal nostro lato né dal suo. Ma in pratica questo è impossibile, non posso lanciare infinite volte, ma la matematica ci fornisce uno strumento per calcolare a priori qual è questo valore. Va sotto il nome di valore atteso. Come si fa a calcolarlo? Beh, l'idea è semplice. Noi possiamo vincere alcuni valori, 1, 2, 3, 4, 5 o 6 euro. E con quale probabilità possiamo ottenere quel determinato risultato? Beh, io posso vincere 1 euro in un caso su 6, perché lancio e deve uscire esattamente 1, se no non vinco 1 euro. Con il 2 è identico, perché anche in questo caso devo fare esattamente 2, quindi ho un caso sulle 6 facce, e così via per tutti i valori. Questo vuol dire che in media, in un sesto dei casi vincerò 1 euro, in un sesto dei casi vincerò 2 euro, in un sesto dei casi vincerò 3 euro e così via. Quindi per capire quanto vincerei in media complessivamente non devo far altro che sommare questi valori e il risultato è 3,5 euro. Questo vuol dire che se il gioco costa meno di 3,5 euro voi state mediamente vincendo, se il gioco costa più di 3,5 euro voi state mediamente perdendo. Se il gioco costa esattamente 3,5 euro è un gioco sostanzialmente alla pari. Quindi, una volta che il vostro avversario vi dice «Ehi, costa 4 euro giocare», voi semplicemente dite no. Dite no perché in media voi stareste pagando 50 centesimi a giocata. È chiaro che ci sono dei casi in cui voi lanciate il dado, fate 5 o fate 6 e quindi vincete di più. Ma, ripeto, in media voi ci state perdendo. Questo vuol dire che potete scegliere di giocare, ma dovete essere consapevoli che state giocando contro probabilità e che di fatto state soltanto comprando il brivido di giocare, il brivido di dire caspita, se esce 5 o 6 ho vinto. Se escono gli altri valori no. Semplicemente quello. Facciamo un esempio un po' più realistico però, perché questo era chiaramente un esempio un po' forzato. Prendiamo un gioco che tutti conosciamo, la roulette. E consideriamo la roulette francese, quella che ha un solo 0. Ci sono i numeri dallo 0 al 36, quindi sono 37 caselle. Lo 0 è colorato in verde e le altre 36 sono colorate, metà in nero, metà in rosso. Una delle scommesse che potete fare alla roulette è sul colore dell'uscita, in particolare se rosso o nero. In questo caso voi puntate e se azzeccate vincete il doppio della posta. Facciamo un esempio banale e supponiamo che costi 1 euro giocare e voi in realtà vincete 2 euro se beccate il colore. E facciamo finta di aver giocato sul rosso, tanto è equivalente. Quindi, stando al ragionamento di prima, abbiamo due casistiche: o esce il rosso oppure non esce il rosso, cioè è uscito nero o verde. Nel primo caso vinco 2 euro, nel secondo caso vinco 0. A questo punto, quant'è la probabilità che esca rosso? Beh, avevo i 36 numeri originari, tolto lo 0, che erano metà rossi, e quindi ho 18 numeri rossi. Su quanti? Su 37, perché sono i 36 numeri più lo 0. Quindi il 2 euro va moltiplicato per 18 37esimi. E lo 0 invece, che è l'altra vincita, va moltiplicato per 19 37esimi, che poi tanto fa comunque 0, ma è giusto per fare la formula in maniera completa. E a questo punto, una volta che abbiamo moltiplicato e sommato i valori, otteniamo 0,97 circa. Questo vuol dire che ogni volta che giocate al casino a 1 euro su rosso-nero, voi di fatto state in media perdendo 3 centesimi. Occhio, questo non vuol dire che fisicamente voi state prendendo e dando 3 centesimi, ma per il casino, che ha ovviamente tantissimi tavoli e tantissime persone a giocare su ogni tavolo, che giocano tantissime volte nella giornata,
Di fatto è come se ognuna di quelle giocate mediamente gli rendesse 3 centesimi. Ottimo, abbiamo praticamente tutto a questo punto, perché se voglio calcolarmi il valore atteso del Superenalotto non devo fare altro che prendere le vincite che abbiamo, le probabilità di avere quella vincita, fare le moltiplicazioni e sommare il tutto. Ecco, ci mancano le probabilità di vincita, ma stop! Vi proponiamo 2 scelte per le probabilità di vincita. La prima è quella di semplicemente basarsi su quello che è dichiarato sui siti inerenti al Superenalotto, in cui vi viene detto quanto è probabile fare quella configurazione. E quindi fare il conto con questi valori. E lo facciamo tra pochissimo. Ma, per chi fosse interessato, nelle sezioni successive ci occuperemo di 2 cose. 1. Spiegarvi come vengono ottenuti quei valori, per cui capire il processo mentale che ci sta dietro, in modo da poterlo poi declinare eventualmente anche su altri giochi. E 2. Perché quei valori in realtà siano sbagliati, almeno alcuni di essi. O meglio, non è che siano proprio sbagliati, però sono delle approssimazioni dei veri valori. E magari discutiamo anche un po' il perché, almeno a parer nostro, sia stato scelto di mettere quei valori anche se non sono quelli precisi. Come promesso però, per chi vuole la prima strada, questi sono i valori dichiarati di probabilità, quindi prendiamo questi valori, li moltiplichiamo per le vincite, sommiamo il tutto e otteniamo circa 0,75. Questo vuol dire che ogni volta che voi giocate, mediamente state perdendo 25 centesimi sull'euro che avete giocato. O, se preferite, questo vuol dire che state perdendo un quarto di ciò che avete investito. In questo senso non state facendo un investimento, perché voi mediamente state perdendo. Se voi avete giocato 100 volte al Superenalotto nella vostra vita il vostro euro, in media avete sostanzialmente perso e buttato 25 euro. Qualche volta avrete vinto, qualche volta avrete perso, ma in media questo è quello che accade. Ovvio, ci sono le persone che hanno vinto un sacco di soldi, ma non è questo il concetto, perché al banco di fatto non interessa se uno vince o uno perde, interessa il fatto che tra tutti i tavoli che stanno giocando, mediamente ognuno stia regalando 25 centesimi. Per riuscire a calcolare effettivamente quelle probabilità reali, è necessario padroneggiare il concetto di combinazione dal punto di vista matematico. Per farlo usiamo un esempio un pochettino più semplice rispetto a quello del Superenalotto. Immaginiamo di essere dei pittori e abbiamo a disposizione però solo 5 colori. E tra l'altro abbiamo una tavolozza che ci permette di tenerne soltanto 3. Quindi ci chiediamo, ma in quanti modi possiamo scegliere questi 3 colori? Beh, il ragionamento potrebbe essere questo. Allora io il primo colore da mettere sulla tavolozza lo posso scegliere in 5 modi, perché ho 5 colori tra cui scegliere, e una volta fissato questo colore, il secondo lo potrò scegliere in 4 modi, perché non scelgo ancora quello che ho già scelto in precedenza, ne scelgo uno diverso. Quindi questo mi genera 4 configurazioni. Ma per ognuna di queste configurazioni il terzo colore lo posso scegliere in 3 modi, perché ovviamente mi sono rimasti 3 colori. Questo vuol dire che il numero di configurazioni totali lo ottengo semplicemente moltiplicando le scelte che ho fatto, quindi 5 per 4 per 3. Di fatto sembra che abbiamo 60 possibili tavolozze, ma così non è, non sono 60, perché questa è la parte un filino più tecnica che spesso trae in inganno. Riflettiamoci un attimo. Noi abbiamo fatto delle scelte continuative, per esempio potrei aver scelto il rosso come primo colore, il verde come secondo e il blu come terzo. Ma nel modo in cui noi abbiamo scelto i colori, io ho tenuto in considerazione l'ordine, cioè avrei potuto scegliere il verde come primo, il rosso come secondo e il blu come terzo. Questo come ordine è una scelta differente da quella precedente, ma di fatto la tavolozza che ho creato è comunque la stessa. Quindi vuol dire che tra quelle 60 ce ne sono alcune che sono identiche, che quindi non devo contare più volte. Questo è perché noi abbiamo considerato l'ordine, quando invece in realtà l'ordine di scelta non contava. Quindi poniamoci la domanda, ok, per ognuna delle tavolozze che ho,
quante copie identiche ho creato? Quindi fissiamo una tavolozza, per esempio rosso, blu, verde, e a questo punto chiediamoci quante ne ho fatte identiche. Beh, posso aver scelto come primo colore uno di quei tre, e come secondo colore a quel punto ho scelto uno degli altri due, e come terzo colore ho quello che mi è avanzato. Quindi di fatto ne ho costruite 3x2x1, cioè 6 diverse. Rimettendo tutto assieme vuol dire che io avevo effettivamente 60 tavolozze, ma sono divise a gruppi di 6, cioè ce ne sono per ogni tipologia 6 uguali. Quindi in realtà il vero numero di tavolozze complessivo è 60 diviso 6, cioè 10 possibili terne di colori. Questa è quella che i matematici chiamano combinazione di 3 elementi scelti tra 5, perché non ci interessa l'ordine in cui li scegliamo, ma soltanto che cosa abbiamo scelto. E normalmente viene indicato con questa scrittura. Ora, se voi ci pensate, è un po' come nel Superenalotto, perché se voi avete giocato 6 numeri, a voi non interessa se come primo numero è stato estratto effettivamente il primo che voi avete scelto, oppure è stato estratto il secondo, il terzo o il quarto. A voi interessa che vengano estratti esattamente quei numeri lì. Quindi non vi interessa l'ordine di estrazione, quanto il fatto che siano stati estratti. Perfetto, se abbiamo capito l'esempio, andiamo al Superenalotto. È chiaro che essendo interessati alla probabilità, di fatto stiamo cercando quanti sono i casi favorevoli, quindi le estrazioni in cui davvero abbiamo ottenuto il nostro risultato, rispetto a quelli totali, quindi quante sono le possibili sestine che possono essere estratte. Sì, qualcuno di voi può storcere il naso dicendo «Ehi, ma guarda che viene estratto anche il numero jolly», ma di fatto non entra in gioco a meno del 5 più 1, quindi tolto il 5 che infatti trattiamo alla fine, ci occupiamo degli altri valori. Ora, subito togliamoci via il dente, via il dolore, cioè il caso delle vincite immediate è un valore che è determinato e fissato come probabilità, e quindi è il valore che viene effettivamente dichiarato, quello non ci piove, fine dei giochi. Noi ci occupiamo delle altre probabilità, quindi il 2, il 3, il 4, il 5 più 1 e il 6. Partiamo da quante sono le possibili sestine. Beh, è il principio di prima. Abbiamo 90 numeri, o se volete 90 colori, e dobbiamo sceglierne 6. Questo vuol dire che dobbiamo calcolarci il numero di combinazioni di 6 elementi scelti tra 90. Facendo il procedimento di prima, dobbiamo semplicemente partire con 90 per 89, per 88, per 87, e così via, diviso, perché dobbiamo dividere per quante sono quelle identiche, in questo caso 6 per 5, per 4, per 3, per 2 e per 1, che di fatto è inutile. E il valore che ottenete è questo. Quindi questo è il nostro denominatore nelle varie probabilità. Adesso dobbiamo occuparci dei numeratori. Partiamo dal 6, che è facile. Beh, è chiaro che di tutte le sestine che possono essere estratte, una sola è uguale alla nostra, perché dobbiamo beccare tutti e 6 i numeri, e quindi abbiamo un solo caso in cui effettivamente facciamo 6 su tutte quelle possibili, e quindi il nostro numeratore in quel caso è 1. Come detto, saltiamo un attimo il 5 e occupiamoci del 4. Perché il 4 è sottile come conteggio? Perché di fatto, come è fatta una sestina estratta in cui noi abbiamo fatto 4? Beh, vuol dire che delle 6 che sono state estratte, 4 fanno parte della nostra sestina e 2 no, se no avremmo fatto o 5 o 6. Quindi, in quanti modi posso scegliere a questo punto i 4 numeri che sono stati presi dalla mia sestina? E, ok, sto scegliendo 4 numeri su 6. Quindi abbiamo chiamato combinazioni di 4 elementi scelti su 6. E per ognuna di queste scelte io devo ancora scegliere 2 numeri, perché la sestina estratta deve avere altri 2 numeri. Ma tra quanti numeri posso scegliere quei 2? Non devono far parte della mia sestina, quindi devono essere presi tra gli 84 numeri che rimangono ancora al di fuori. Quindi è il numero di combinazioni di 2 elementi scelti su 84. Se noi andiamo a moltiplicare adesso questi due valori, otteniamo questo risultato. A questo punto il 3 e il 2 sono sostanzialmente analoghi al 4 come principio. Per il 3 dobbiamo avere 3 numeri presi tra i nostri 6 e 3 numeri della sestina invece scelti tra gli 84 rimanenti. E quindi combinazione di 3 numeri scelti su 6 per combinazione di 3 numeri scelte su 84. Sostituite, questo è il valore. Per il 2
non stiamo quasi a ripeterci, abbiamo la combinazione di 2 elementi scelti su 6, perché ho preso 2 dei numeri della mia sestina, e poi 4 elementi scelti tra gli 84 rimanenti, moltiplico e questo è il valore. Occupiamoci un attimo del 5 e del 5 più 1, cominciamo a chiederci, se non ci fosse stato il jolly, quanto sarebbe stato probabile fare 5? Beh, il ragionamento è quello di prima, cioè devo scegliere 5 numeri tra i 6 della mia sestina e poi 1 tra gli 84 rimanenti, quindi questo è il valore. Il problema è che c'è di mezzo questo jolly, quindi questa probabilità va divisa in 2 parti. In un caso, cioè il 5 più 1, devo moltiplicarlo per la probabilità che io centri il jolly, mentre nell'altro caso avrò semplicemente la differenza. Quanto è probabile prendere il jolly a questo punto? Beh, fate conto che 6 numeri sono già stati estratti e quindi ne rimangono 84 tra i quali estrarre. E quanto è probabile che il numero che verrà estratto, cioè il jolly, sia quello che completa la mia sestina? Beh, in uno solo, perché 5 dei miei numeri sono già stati selezionati e quindi ho solo un caso su 84 in cui effettivamente io prendo il jolly, per cui se vado a moltiplicare ottengo questo risultato. In particolare, se in un caso su 84 prendo il jolly, in 83 casi su 84 non lo prendo. E quindi, per ottenere invece la probabilità del 5 puro, cioè senza il più 1, devo moltiplicare per 84 84esimi. Perfetto, ora non dobbiamo fare altro che fare ciò che ci ha insegnato il valore atteso, per cui moltiplicare la vincita per la probabilità di ottenerla e sommare il tutto e voilà! E il risultato è sostanzialmente quello precedente. E non ci stupisce, sebbene i valori, come avete visto, salvo nel caso del 6 e del 5 più 1, siano diversi? Concludiamo con 2 o 3 punti. Il primo riguarda proprio le probabilità che abbiamo visto e interrogandoci sul perché siano dichiarate in modo diverso. Il nostro pensiero è che sia molto più facile per una persona comprendere che vince in un caso su 11.907 rispetto a dirgli il valore reale, che è molto più difficile da rapportare a livello mentale. E quindi è stata fatta una scelta in cui, ok, si è rinunciato al valore effettivo, ma di fatto, come avete visto, sul conteggio finale, se uno fosse interessato, non cambia pressoché nulla. Anche se da matematico, ovviamente, quel valore è sbagliato, e questo è abbastanza irritante, ma comprendiamo la ragione. La seconda osservazione è per chi ha scelto di vedere le combinazioni del Super Enalotto e probabilmente si può essere convinto che con questo stile di pensiero, ovviamente declinato in maniera un pelino differente in base al gioco, non è così difficile calcolarsi ad esempio le probabilità di ricevere delle determinate mani di poker, oppure di fare una combinazione allo Yahtzee, o di giocare a Super Enalotto con la versione Superstar e di fatto rifare semplicemente il conto per capire quanto in media si stia vincendo. La terza, che è quella probabilmente più importante, quella da cui abbiamo iniziato, è che speriamo di avervi spiegato in che senso non vi convenga giocare. Di fatto voi state facendo un gioco contro probabilità. State comprando il brivido di dire potrei vincere, ma di fatto mediamente state perdendo. Sperando che il video vi sia piaciuto, anche per oggi non mi rimane nient'altro che salutarvi. Da Davide, Riccardo e il Mat Segnale è tutto. Ciao!